Per le sue qualità nutritive era già conosciuta fin dai tempi degli Etruschi e per secoli è stata coltivata sulle sponde umide del lago Trasimeno, sfamando generazioni di agricoltori. La fatica e l'arrivo di culture intensive più redditizie l'avevano condannata però all'oblio. E se alla fine degli anni 90 la fagiolina del Trasimeno è tornata a vivere, è stata anche grazie alla forza di pochi produttori, ostinati come questo minuscolo legume e rappresentati da Flavio Orsini. Un tempo a casa di Flavio Orsini, come in quella di molte famiglie della zona, coltivare la fagiolina del Trasimeno era una necessità, quella di avere una fonte proteica molto ricca che potesse sostituire la carne. Normalmente quando c'era la mezzadria veniva seminata in mezzo ai campi di mais oppure quando ritirava il lago in mezzo alla cannuccia palustre di nascosto dal padrone, di modo da avere la parte proteica per sfamare le famiglie tutta per sé. E se per secoli la fagiolina è stata l'alimento principale nella dieta dei contadini locali e se le sue origini botaniche si perdono in continenti lontani, la sua produzione invece si raccoglie in una fascia di pochi chilometri attorno al Trasimeno, dove terreni umidi e un microclima particolare conferiscono alla fagiolina proprietà organolettiche incredibili. Ha una percentuale di proteine molto alta rispetto al fagiolo dal 10 al 15%. È molto ricca di lipidi, quasi un 20% rispetto a un fagiolo normale, ma la sua straordinarietà è quella di avere un alto contenuto di fibre, quasi un 50% in più rispetto a un fagiolo normale. E di queste fibre molte sono solubili, quindi sono quelle fibre che aiutano molto la digestione e sia anche la flora intestinale. La cosa straordinaria di questo legume è che non c'è nessun processo di selezionamento sul seme. Viene soltanto rispettato il prodotto così com'è. Sembra incredibile ma è così e questa è una grande ricchezza per cui da una stagione all'altra vediamo anche cambiare nei colori e anche da un'azienda all'altra. Sono molte le cose che incidono. Se i tempi di lavorazione sono quelli classici del fagiolo, con la preparazione del terreno in fase invernale e la semina nel mese di aprile, la raccolta è atipica, da luglio a settembre, fatta interamente a mano. Questo perché parliamo di un prodotto che ha una maturazione scalare, quindi non è possibile meccanizzare dal momento che troviamo contemporaneamente sulla pianta il fiore, il baccello verde e il baccello secco. Quindi meccanizzare significherebbe raccogliere un prodotto che non è ancora raggiunto la piena maturazione. Una volta maturato al sole, il baccello della fagiolina del Trasimeno è pronto per la fase successiva. Raccolto il baccello secco, viene lasciato essiccare su dei piani al sole, dopodiché viene battuto e da lì c'è un attrezzo che si chiama il vaglio, che può essere sia manuale o meccanico, dove praticamente si separa tutta la sporcizia dal seme. Da quel momento il piccolo fagiolo, messo in atmosfera protetta, viene conservato e poi consumato. Il miglior modo per degustare la fagiolina del Trasimeno è quella di servirla nella maniera più classica, bollita, lessata in acqua con l'aggiunta di qualche odore, magari dell'orto, della carota, del rosmarino e servirla come zuppa magari con del pane abbrustolito. Recuperata anche grazie a una sinergia tra l'Istituto Agrario di Perugia, la comunità montana e i comuni dell'area, la fagiolina del Trasimeno, da qualche anno, è tutelata dal vessillo di Slow Food. Slow Food nel giro di 5-6 mesi gli ha fatto girare il mondo, ci ha fatto conoscere nel mondo, cosa che altrimenti non sarebbe veramente stato facile. Da qui, proprio per conservare una magnifica biodiversità, l'idea di un'associazione con uno stringente disciplinare, seme solo da autoproduzione, concimazione organica, nessun trattamento e rotazione annuale.
Gli obiettivi dell'associazione sono prima di tutto parlare con il consumatore finale per far comprendere il motivo per cui quando va ad acquistare un chilo di fagiolina spende ragionevolmente tanto rispetto ad un chilo di fagioli tradizionali, e diffondere tra le varie aziende che ancora non producono fagiolina l'idea che sia una scommessa che vale la pena di fare. Ma questa scommessa è stata resa possibile anche grazie all'intervento del Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014-2020, con compensativi e pagamenti per impegni agroclimatici e ambientali. Il PSR è un valido sostegno alle aziende e alle famiglie che vivono le zone più periferiche e che possono trovare nella fagiolina una valida risposta ai loro fabbisogni interni e quindi alla possibilità di lavoro e di presiedere quegli stessi territori. Il cammino da compiere per la fagiolina del Trasimeno è ancora lungo. C'è da ottenere il marchio DOP per una tutela certificata del prodotto, c'è da salvaguardare tradizione e futuro. La speranza è che tanti giovani e piccoli produttori inizino a coltivarla rispettando i disciplinari di produzione e che non pensino che sia l'unica fonte di reddito, ma che sia un qualcosa che li faccia conoscere anche al di fuori del territorio, per poter vendere anche tutti gli altri prodotti che producono in azienda. E allora lunga vita alla fagiolina del Trasimeno, altri 1000 anni dai 1000 colori.